Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo radiocomando FrSky. Si tratta della Taranis X9 Lite, se volete acquistarla trovate il link in descrizione, insieme ad un elenco completo di codici sconto per questo e altri prodotti. All'interno della confezione troviamo la radio, 2 proteggi gimbal, un manuale di istruzioni e un set di adesivi. Le dimensioni della X9 Lite sono piuttosto contenute. La larghezza è di 17 cm, l'altezza è di 19 cm e la profondità è di 7 cm. Il peso senza batterie è di 509,4 grammi. Qui a confronto potete vederla con la QX7. Vediamo le switch che ci mette a disposizione la X9 Lite. La switch A è a 3 posizioni, anche la B è a 3 posizioni e anche la C è a 3 posizioni. La D è a 2 posizioni e la E è un interruttore momentaneo, ottimo per il prearm. Per finire abbiamo un potenziometro. I gimbal sono quelli standard FrSky che comunque reputo di buona fattura. Sicuramente più avanti FrSky introdurrà i gimbal Hall Sensor, ma per mia esperienza se quelli stock non presentano dei problemi non c'è necessità di cambiarli. L'antenna è direzionabile, in modo da poterla posizionare nel modo migliore possibile quando voliamo. Non mancano i 4 trim e l'alloggio per mettere una cinghia, che purtroppo non viene inclusa con la radio. Sopra abbiamo il pulsante di accensione. Il display LCD è da 128x64 e ha le stesse dimensioni di quello della QX7 e della X-Lite. Sulla sinistra troviamo i tasti menu, page ed exit, mentre sulla destra abbiamo questa rotella che può essere anche premuta per confermare. Questo sistema risulta essere molto comodo per navigare all'interno dei menu. Sul fondo della radio abbiamo la porta trainer, un connettore micro USB, lo slot per la scheda micro SD, la smart port per aggiornare le riceventi e un'uscita cuffie. Tra le novità di questa Taranis abbiamo finalmente una USB di tipo micro. Questa porta può essere usata per collegare la radio ad un simulatore o per avere accesso alla micro SD senza bisogno di estrarla e metterla sul PC. Nella parte posteriore abbiamo lo slot per le batterie e quello per i moduli esterni. Per quanto riguarda le batterie, lo slot può contenere due 18650. Mentre lo slot per i moduli accetta quelli di tipo Lite. La X9 Lite riprende le linee della X9D ma con dimensioni più contenute. Questa Taranis è pensata per i droni FPV, infatti rispetto al modello più grande ci sono alcune switch e potenziometri in meno. Per un quad FPV comunque abbiamo un numero più che sufficiente di switch per impostare quello che ci serve, modi di volo, buzzer, turtle mode, eccetera. La X9 Lite si presenta come la radio più economica della linea FrSky, andando a ridurre la spesa necessaria per accaparrarsi una Taranis. Al momento è anche la radio più economica con OpenTX che possiamo acquistare. Questo la rende una delle scelte più interessanti per chi si avvicina al mondo dell'FPV. Infatti la radio più diffusa tra quelle economiche è la FlySky FS66 ed è una delle scelte principali per chi inizia. Tuttavia col tempo gli utenti FlySky passano ad una Taranis, visto tutti i vantaggi che questo sistema offre. A questo punto però, visto il costo contenuto della X9 Lite, risulta molto difficile consigliare la FS66 anche per chi inizia. Certo, questa radio costa di più, ma la differenza non è poi tanto marcata e il costo aggiuntivo è ripagato dal fatto di avere un sistema FrSky basato su OpenTX. Inoltre, come vediamo, la X9 Lite utilizza il nuovo protocollo ACCESS. Questo protocollo offre diverse innovazioni rispetto al vecchio ACCST, come un maggior numero di canali disponibili, minori latenze e la possibilità dell'autobind. La ricevente che consiglio per questa radiotrasmittente è la RX4R. In alternativa, se volete risparmiare qualcosina, potete valutare la RXSR o la XM+.
Vediamo i pro e i contro di questa radio, anche se credo che di veri contro non ce ne siano. Come contro possiamo dire che la X9 Lite non ha i gimbal magnetici. Vi ricordo che anche la QX7 al lancio non aveva questo tipo di gimbal, ma sono stati introdotti poco dopo. Quindi presumibilmente i gimbal magnetici non tarderanno ad arrivare. Un'altra cosa che non potrebbe piacere è lo slot per i moduli esterni, che comunque è uguale a quello della X-Lite. Questo significa che i moduli standard non possono essere installati su questa radio. Anche questo secondo me non è un vero problema. Prima di tutto perché in commercio abbiamo sia la versione Lite del modulo R9M sia la versione Lite dei moduli 2.4 GHz multiprotocollo. In secondo luogo, per quei moduli che non sono presenti in versione Lite, come il Crossfire, esistono degli adattatori che permettono di utilizzarli. Quindi se la vostra preoccupazione è usare questa radio con il Crossfire, sappiate che potete farlo. Un altro contro potrebbe essere la mancata compatibilità del nuovo sistema con il protocollo D8, usato nelle riceventi integrate di una piccola parte di microdroni. Anche questo problema è facilmente risolvibile, in quanto se proprio ne abbiamo bisogno possiamo usare un modulo multiprotocollo. Inoltre non è detto che questo problema non venga risolto via software, con futuri aggiornamenti di OpenTX. Veniamo ora a quello che mi è piaciuto. Sicuramente il form factor. Non è detto che una radio più grande debba essere per forza migliore, anzi trovo come un pro il fatto che questa X9 Lite sia leggera e maneggevole. Mi è piaciuto molto anche poter alimentare questa Taranis con le batterie 18650. A differenza delle LiPo, le Lion non hanno problemi se rimangono a lungo cariche. Inoltre queste batterie hanno dei mAh più elevati, possiamo ad esempio usare due batterie da 3000 mAh per avere una buona autonomia. Per concludere consiglio questa Taranis a chi si avvicina a questo hobby e sta scegliendo la sua prima radio. Con una spesa non troppo elevata vi portate a casa una radio che userete per molto tempo. Se poi più avanti sentirete l'esigenza di passare ad una Taranis più grande, avrete comunque il vantaggio di aver già imparato ad usare il sistema OpenTX e di non dover cambiare le riceventi. Questa era la mia recensione della Taranis X9 Lite. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.